E se ti dicessi che esiste una storia d'amore nella mitologia antica che sembra scritta oggi? Non parla di eroi che combattono mostri, né di dei che si vendicano. È una storia di identità, di coraggio e di amore che supera ogni limite imposto dalla società. È la storia di Ifi e Iante. Questa puntata è dedicata ad un mio giovanissimo ascoltatore, Ian. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Lucio, Mina e Ian con mamma Chiara. Grazie anche a Denise e Dalila, ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Maria Chiara e Jimbo, infine ad Alessia, Raul, Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 216. Metamorfosi d'amore. Il mito di Ifi e Iante. Esiste un'antica pergamena che racconta una storia d'amore speciale, diversa da tutte quelle che finora ti ho narrato. Non parla di dei che inseguono ninfe, non racconta di eroi che sfidano mostri per conquistare una principessa. È una storia che parla di identità, di coraggio e della forza straordinaria dell'amore che vince ogni convenzione. Siamo a Festo, nell'isola di Creta, terra di antichi misteri e di leggi severe. La nostra storia inizia con una giovane donna, Teletusa, sposa di un uomo di nome Ligdo. La loro non è una famiglia ricca e potente, anzi, sono quel che si dice gente comune, che vive del proprio lavoro e cerca di mantenere intatta la propria dignità nonostante le ristrettezze. Ligdo è un uomo all'antica, legato alle tradizioni più rigide della sua terra. Quando scopre che sua moglie è incinta, la prende da parte e le parla con voce grave. Gli dei sanno che le nostre risorse sono limitate. Se partorirai una femmina, e prego che questo non accada, la bambina dovrà essere esposta. Non possiamo permetterci di crescere una figlia, di fornirle una dote. Solo un maschio potrà aiutarci nel lavoro e continuare il nostro nome. Teletusa sente il cuore stringersi nel petto, abbandonare la sua bambina. Sa bene che questa pratica, per quanto crudele, è comune nella sua terra, ma l'idea di dover dire addio alla sua creatura solo perché femmina le risulta intollerabile. La notte prima del parto, mentre la luna piena illumina la sua stanza come fosse giorno, Teletusa riceve una visita straordinaria. La dea Iside le appare in tutto il suo splendore orientale, accompagnata dal suo corteo divino, Anubi dal muso di sciacallo, Osiride coronato di spighe dorate, Bubasti dalla testa di gatto e Apis, il sacro toro. Non temere, Teletusa, la voce della dea come musica. Io sono colei che ascolta le preghiere delle madri. Quando tua figlia nascerà, perché sarà una bambina, non obbedire a tuo marito e crescila come se fosse un maschio. Nessuno scoprirà l'inganno e io ti prometto che, quando sarà il momento, non ti abbandonerò. Il giorno seguente, quando Teletusa dà alla luce una bambina,
Non esita un istante, dice al marito di aver partorito un maschio e gli propone di chiamarlo Ifi, un nome che può andar bene sia per un bambino che per una bambina. Ligdo è felice, abbraccia quello che crede suo figlio, ignaro che gli dei abbiano altri piani. Solo la nutrice viene messa a parte del segreto e così inizia la straordinaria vita di Ifi, una bambina cresciuta come un ragazzo, educata alle arti maschili, vestita con tuniche appropriate ad un giovane uomo. Gli anni passano e Ifi cresce in bellezza e grazia. La sua natura gentile viene attribuita ad una buona educazione, la sua delicatezza a una particolare sensibilità dell'animo. Nessuno sospetta la verità, perché nessuno cerca ciò che non si aspetta di trovare. «13 anni sono volati via come foglie nel vento. Ifi è cresciuta circondata dall'amore di sua madre e dalla fiducia di suo padre. Non è stato facile per Teletusa mantenere il segreto. Ogni giorno ha dovuto vegliare su sua figlia, controllare che nessun gesto, nessuna parola potessero tradirla. Ma forse gli dei hanno un senso dell'umorismo tutto particolare, perché proprio quando l'inganno sembra perfettamente riuscito, quando tutti sono convinti che Ifi sia un giovane uomo di belle speranze, ecco che il destino decide di giocare la sua carta. Nella stessa città vive Iante, figlia di un ricco mercante di nome Telete. È una fanciulla dalla bellezza straordinaria, con lunghi capelli color del miele e occhi che sembrano catturare la luce del sole. Le famiglie, amiche da tempo, decidono che i loro figli potrebbero sposarsi. Ifi e Iante crescono insieme, ignare del destino che le attende. La loro amicizia si trasforma lentamente in qualcosa di più profondo. Iante si innamora di quello che crede un giovane sensibile e gentile, diverso dai rozzi coetanei. Ifi, dal canto suo, prova sentimenti che la confondono e la tormentano. «Che follia è questa che mi consuma?» si chiede Ifi nella solitudine della sua stanza. «Quale Dio crudele ha pensato di farmi innamorare così? Se gli dei volevano punirmi, potevano colpirmi con qualsiasi altro tormento. Gli animali si uniscono tra loro secondo natura. Mai si è vista una giovenca desiderare un'altra giovenca, mai una cavalla ha sospirato per una cavalla». Le sue notti diventano insonni, piene di dubbi e domande senza risposta. Durante il giorno, però, Ifi deve fingere di essere felice per il fidanzamento. Telete, il padre di Iante, ha già fissato la data delle nozze e iniziato i preparativi. Teletusa cerca di guadagnare tempo, inventando malattie, consultando falsi oracoli, cercando qualsiasi pretesto per rimandare il matrimonio, ma sa che non può continuare così all'infinito. Una sera, mentre il sole sta tramontando sul mare di Creta, Ifi trova sua madre in lacrime davanti all'altare di Iside. «Dea, che ci hai aiutato una volta, cosa possiamo fare ora? Quando Ifi era piccola, il tuo intervento ci ha salvato la vita, ma adesso, come può questo amore impossibile trovare compimento? Se davvero sei la dea che ascolta le preghiere delle madri, ti supplico, aiutaci ancora una volta». Iside non risponde, non ancora, ma nei sogni di Teletusa quella notte appaiono segni che la riempiono di speranza. Il tempio della dea splende di una luce dorata, le sue colonne tremano, i sisteri sacri risuonano da soli nella notte. Il mattino delle nozze si avvicina inesorabile. Ifi sente il peso di questo segreto diventare ogni giorno più insopportabile. Come potrà presentarsi al matrimonio, guardare negli occhi Iante, che si fida di lei, che la ama con tutto il cuore? Teletusa, disperata, prende sua figlia per mano. È tempo di tentare l'ultima carta. Insieme
si recano al tempio di Iside. La luna è nelle stesse condizioni di quella notte di 13 anni prima, quando la dea apparve per la prima volta. Il tempio è deserto. Le due donne si prostrano davanti alla statua della dea. Teletusa scioglie i capelli, come è uso nel culto di Iside, e inizia la sua preghiera. O dea dei 1000 nomi, tu che regni sulla fertile terra del Nilo, tu che un tempo mi hai concesso di salvare mia figlia, guardaci ancora una volta. Tu ci hai aiutato allora, non abbandonarci adesso, che il pericolo è ancora più grande. All'improvviso il tempio inizia a tremare. Non è un terremoto. Le colonne vibrano come corde di una lira divina, l'altare sussulta, le fiaccole si accendono da sole, spandendo una luce abbagliante. Il sistro sacro della dea inizia a suonare, anche se nessuna mano lo tocca. Ifi sente un calore mai provato prima attraversarle il corpo. Le sue membra si modificano, i lineamenti del viso si fanno più marcati, i capelli più corti. La sua voce cambia, il passo si fa più sicuro. Non è un'illusione, non è un trucco. Iside ha mantenuto la sua promessa, trasformando Ifi in un giovane uomo. Quando madre e figlio escono dal tempio, il sole sta sorgendo su un nuovo giorno. Teletusa quasi non riconosce più quel giovane che fino a ieri era sua figlia. Gli ex voto che adornano le pareti del tempio, tavolette votive, piccole statue, gioielli, sembrano brillare di luce propria, come per celebrare il miracolo appena compiuto. Le nozze possono ora essere celebrate. Iante non saprà mai che il giovane che sta per sposare, fino a qualche ora prima, era una ragazza proprio come lei. O forse lo sa, ma non le importa. L'amore vede oltre le apparenze, oltre i limiti che la natura e la società impongono. Il matrimonio viene celebrato con grande gioia, tra canti e danze. Ligdo non capirà mai perché sua moglie pianga così tanto durante la cerimonia, né perché continui a ringraziare la dea egizia Iside. Per lui suo figlio è sempre stato un maschio e quei pianti della moglie sono solo segno di una esagerata e confusa emozione. La storia di Ifi e Iante ci è giunta grazie ai versi di Ovidio, che la racconta nelle sue Metamorfosi. Ma come spesso accade con il mito, questa non è solo la storia di una trasformazione fisica. È un racconto che parla di accettazione, di identità, di come l'amore possa superare ogni barriera. È interessante notare come questo mito si differenzi da tante altre storie di trasformazione che già conosci. Ti ricordi di Daphne che si trasforma in alloro per sfuggire ad Apollo? O della povera Io mutata in giovenca? Quelle erano trasformazioni imposte, spesso punitive o protettive. Qui invece la metamorfosi è cercata, voluta, è la risposta ad una preghiera. E poi c'è un altro aspetto peculiare, il ruolo di Iside. Ti starei chiedendo proprio perché una dea egizia appaia in un mito greco. La risposta ci dice molto sulla società dell'epoca. Nel periodo ellenistico, il culto di Iside si era diffuso in tutto il Mediterraneo. Era vista come una divinità particolarmente attenta alle preghiere delle donne, capace di comprendere e alleviare le loro sofferenze. La scelta di Ovidio di ambientare la storia a Creta non è casuale. L'isola era considerata un ponte tra Oriente e Occidente, un luogo dove diversi culti e culture potevano incontrarsi e fondersi. Come la stessa Creta, anche questa storia è un ponte tra maschile e femminile, tra natura e cultura, tra legge degli uomini e volontà degli dei. Il mito ci lascia anche con una domanda provocatoria. Cosa significa davvero essere uomini o donne? Le parole che Ovidio mette in bocca a Ifi quando si tormenta per il suo amore contro natura riflettono i pregiudizi della sua epoca, ma la soluzione che il mito propone è sorprendentemente moderna. Quando le regole della società entrano in conflitto con i sentimenti autentici, talvolta è la realtà stessa che deve trasformarsi. La storia ha poi una sua dolce ironia. Ligdo, che all'inizio voleva solo un figlio maschio,
Alla fine ottiene esattamente quello che desiderava, ma attraverso un percorso che mai avrebbe potuto immaginare. Gli dei, come talvolta accade, esaudiscono i nostri desideri in modi che vanno oltre la nostra comprensione. Fatti sentire. La tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui. Condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente e sincero per far crescere il nostro canale. Ti piacerebbe essere sempre aggiornato sui nuovi episodi, vero? Ottima idea. Iscriviti ora, così sarai avvisato ad ogni nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E anche se per ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrei certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori inviate sulle varie piattaforme. È il posto giusto per avere risposte dirette alle tue domande. In libreria c'è una bella eco di questo podcast. Trovi Eracle, la via dell'eroe, il mio secondo libro. Nella descrizione di questo episodio trovi un link per scaricare un estratto gratuito. E se non lo hai ancora fatto, scopri anche il mio primogenito, il Re degli Dei. È un'occasione imperdibile per approfondire le storie che ti racconto qui. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.